Il cincillà è un animale originario del Sud America, è un animale che origina da climi e ambienti molto freddi, molto aridi e vive in ambienti estremamente rocciosi, ad altitudini molto elevate, circa 3.000-5.000 metri sopra il livello del mare. Ha un adattamento estremamente importante a climi molto difficili. In natura sono abituati a vivere in gruppi di circa centinaia di individui. La loro alimentazione in natura si basa su erba secca, radici, legno. È per questo che non sono animali che devono mangiare verdura fresca. Esistono due specie di cincillà, il cincillà lanigera e il cincillà brevicauda. Il cincillà lanigera è un cincillà che presenta un corpo molto piccolo, delle orecchie molto grandi e una coda molto lunga. Mentre il cincillà brevicauda è un cincillà un po' diverso, ha un corpo molto più grosso, delle orecchie piccole e una coda molto piccola. In commercio si trovano comunque anche incroci tra queste due specie, però bisogna ricordare che esistono dei geni letali che portano a degli incroci non possibili. È estremamente famoso per la sua pelliccia. Pensate che da ogni bulbo pilifero fuoriescono circa 60 peli ed è per questo che hanno questo mantello estremamente morbido e cotonoso e sono estremamente ricercati purtroppo per le pellicce. Ha bisogno di non essere gestito da solo, ma di essere gestito in gruppo, quindi l'ideale sarebbe almeno 2 cincillà, se non insomma più di 2. In casa necessita comunque di un ambiente sicuro in cui può muoversi, quindi una gabbia estremamente grande, soprattutto sviluppata in altezza, perché non possono vivere liberi nei nostri appartamenti, poiché purtroppo tenderebbero a farsi del male cercando di mordere cavi elettrici, cercare di salire in spazi dove non devono, rischiando così di cadere e di farsi molto male. Quindi è importante che quando non siamo in casa predisponiamo un ambiente sicuro per loro. Questo ambiente ovviamente deve essere arricchito con molti nascondigli, quello che andrebbero appunto ad essere il suo ambiente naturale, quindi di solito appunto vivrebbero in ambienti dove hanno la presenza di rocce, di nascondigli naturali, quindi dobbiamo andare in casa a creare questo spazio e lo creiamo con delle casette, con del materiale soprattutto di stoffe, di cucce, tutto materiale insomma per ricreare il loro habitat naturale. Possiamo anche inserire dei tunnel, è importante comunque l'arricchimento ambientale perché sennò ovviamente sono animali che poi vanno in sofferenza e si annoiano. Sono animali estremamente attivi nelle ore del crepuscolo e della notte, infatti di giorno tendono a riposare quasi tutto il giorno. La vita in cattività, quindi in casa, ha fatto sì che si adattassero comunque alla nostra stile di vita e quindi ad essere comunque in un certo senso attivi anche durante il giorno. Non allarmiamoci se vediamo il nostro cincillà che durante la giornata sta fermo, dorme, non mangia, perché lo fanno di notte. Hanno bisogno ovviamente giornalmente di essere liberati, di potersi muovere, però sempre sotto supervisione nostra. Una curiosità su questi animali è che per pulire il pelo si fanno il bagno nella sabbia, quindi è importante fornire al nostro cincillà, ai nostri cincillà, la sabbia per farsi il bagnetto. Quotidianamente va fornita, volendo possiamo anche non lasciarla sempre a disposizione nella gabbia, però è importante che più volte a settimana, se non giornalmente, possano avere la possibilità di lavarsi. Questo serve a loro per mantenere pulito il pelo, altrimenti sentendosi sporchi potrebbero iniziare a pulirselo in maniera eccessiva facendosi anche danni al mantello. Il cincillà ha una dieta, come diciamo, estremamente povera, quindi ha bisogno di nutrirsi soprattutto di fieno, che è la base della sua alimentazione, e va benissimo un fieno polifita, un fieno misto, quindi di erbe miste. Possiamo poi fornirgli un pochino di pellettato, che comunque va a integrare minerali e vitamine nella loro dieta, però potrebbero anche insomma non necessitare di questo pellettato. Possiamo darlo anche come premietto durante la giornata quando facciamo delle attività insieme ai nostri cincillà e come premio anche ricerca di cibo, digging box, foraging, possiamo offrire del pellettato di buona qualità. E altre cose che possiamo offrire sempre per arricchire un pochino la dieta del nostro cincillà sono delle erbe essiccate. Erbe miste possono essere ortica, piantaggine, tarassaco, va bene insomma un po' di tutto. L'importante è che la dieta deve essere priva di cereali.
Anche il mangime pellettato deve essere privo di cereali, quindi va benissimo un mangime per esempio di fieno compresso. Altre cose molto gradite dai cincillà sono le radici di tarassaco, che così loro si divertono, insomma, a rosicchiare e andiamo a mimare quella che è la loro vita in natura, insomma, quello che farebbero, quindi rosicchiare radici, rosicchiare legno. Ovviamente va offerta sempre acqua fresca, tutti i giorni va cambiata, assolutamente da evitare le verdure fresche, proprio perché appunto in natura hanno questa dieta molto secca, molto arida. Le verdure possono purtroppo predisporre a gravi problemi gastroenterici e quindi sono assolutamente sconsigliate. Sicuramente dobbiamo allarmarci nel momento in cui lo vediamo più letargico, che si tende a isolare, che tende a non muoversi. Spesso possono avere atteggiamenti mimici di sofferenza, quindi occhi socchiusi, magari le labbra un pochino tirate all'indietro, i baffi schiacciati contro il viso. Tutti atteggiamenti che ci fanno capire che il nostro cincillà non sta bene. Possiamo anche provare magari a offrirgli il cibo preferito per vedere se lo gradisce, e già questo magari è un campanello d'allarme se non vuole mangiare, ovviamente. Altri sintomi da vedere: se per esempio respirano male, la frequenza respiratoria aumenta, questo è chiaramente un sintomo importante, bisogna andare in urgenza da un centro specialistico, un pronto soccorso per animali non convenzionali. E anche bisogna tenere presente che è importante monitorare per esempio il peso dell'animale. Tutti i cali di peso non giustificati, quindi un animale che mangia ma perde peso, è assolutamente un sintomo importante. Altre cose si possono ovviamente tenere monitorate: la quantità e la qualità di feci e urine. Se qualcosa cambia nella normalità, bisogna portarlo a visitare. Una delle principali patologie di cui soffre il cincillà è sicuramente la patologia dentale. Succede che loro hanno dei denti che si definiscono elodonti, ovvero a crescita continua. E questo fa sì che purtroppo possano avere dei problemi durante la loro vita. Questi problemi possono essere acquisiti, ma possono essere anche congeniti, quindi ci sono nati. Quando si manifesta un problema dentale lo vediamo sicuramente con una diminuzione dell'appetito, quindi mangiano meno cibo, ma possono avere anche sintomi diversi. Per esempio possono avere scialorrea, quindi sbavano, e quindi avere del pelo intorno alla bocca e al collo imbrattato e umido. Possono perdere peso, possono anche ovviamente, secondariamente al fatto che non mangiano o mangiano meno, anche avere ovviamente una ridotta produzione fecale. Il proprietario, diciamo, si accorge di questi sintomi e lo porta in visita. Spesso questi denti che crescono danno fastidio perché creano delle punte dentali verso la lingua o verso la guancia e causano delle lesioni, delle ulcere. Questo causa molto dolore all'animale, quindi secondariamente appunto sta male e smette di alimentarsi. Altre problematiche che riscontriamo spesso in questi animali sono problemi gastroenterici, che possono essere appunto di diverso tipo: diarrea, piuttosto che mancata produzione fecale, piuttosto che ridotta produzione fecale o alterazione. Una delle problematiche gastroenteriche importanti nel cincillà è la giardia. I cincillà sono portatori di giardia, si possono ammalare, ma possono anche essere la maggior parte portatori sani. E quindi è importante fare una visita dal veterinario per scoprire, ecco, se il nostro animale ha la giardia. Altre patologie di cui soffrono sono patologie del pelo. Loro, avendo questo pelo particolare, possono soffrire di diverse problematiche parassitarie, piuttosto che micotiche, piuttosto che traumatiche. Passano diverso tempo della loro giornata a pulirsi, quindi secondariamente possono anche sviluppare o avere problematiche. Una caratteristica importante, particolare del cincillà da ricordare è che in caso di situazioni che lui reputa pericolose o potenzialmente pericolose come meccanismo di difesa, fa il cosiddetto fur slip, ovvero può perdere un'intera ciocca di peli da un'area del suo corpo come meccanismo di difesa, per esempio in natura appunto verso un predatore, ma può succedere anche durante una manovra dal veterinario oppure anche a casa mentre stiamo semplicemente maneggiandolo. Non bisogna preoccuparsi, quando perde quel pelo ovviamente ricrescerà, però ci mette molto tempo, può metterci anche da 3 a 8 settimane a iniziare a ricrescere il pelo, fino a una crescita completa, diciamo uniforme col resto del mantello, ci possono volere anche diversi mesi.
Però è importante, ecco, tenere a mente che se succede non è una problematica grave. Una patologia estremamente importante e grave nel cincillà è il colpo di calore. Questo succede ovviamente in estate soprattutto, quando le temperature esterne ma anche interne a casa si alzano molto e loro purtroppo sono estremamente sensibili alle alte temperature. Come dicevo all'inizio, sono animali che in natura vivono in climi veramente aridi e anche freddi ad altitudini elevate, quindi sono estremamente abituati a vivere in climi che si aggirano intorno ai 15-18 gradi massimo, quindi sopportano bene il freddo e sopportano purtroppo molto male il caldo, quindi è importante stare molto attenti durante il periodo estivo e dobbiamo fornire ai nostri animali, se la casa è molto calda, degli spazi più freschi con dei ventilatori o dei condizionatori, ovviamente non diretti sull'animale ma per, diciamo, raffreddare l'ambiente. Possiamo apporre nelle zone dove riposano dei siberini del ghiaccio, così da raffreddare direttamente la zona. Ovviamente non mettiamola direttamente a contatto con l'animale, ma sempre coperta da un panno, da un telo. Come accorgersi che il nostro animale è in colpo di calore? Diciamo che arriva sostanzialmente in uno stato estremamente di shock, quindi è molto abbattuto, potrebbe avere una tachipnea, quindi iniziare a respirare molto affannosamente e fino ad arrivare anche al collasso e a stare molto male. Sono purtroppo delle patologie estremamente gravi e, come dicevo prima, purtroppo a volte non ci sono cure. È importante quindi portare il cincillà a visita dal veterinario esperto in animali non convenzionali ogni 6 mesi, così da poter controllare tutte queste situazioni, soprattutto dei denti, dell'addome, del pelo, per prevenire eventuali problematiche. Non necessitano di essere vaccinati, quindi non hanno bisogno appunto di vaccini, però possono aver bisogno magari di trattamenti antiparassitari